Benvenuto nelle conversazioni di Pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Mia, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare di un breve viaggio che non mi piace. È un argomento interessante. Di quale viaggio parli? Parlo del viaggio verso casa di mia nonna. Non è molto lontano, ma non mi piace. Ah, capisco. Perché non ti piace quel viaggio? Ci sono diverse ragioni. Prima di tutto, la strada per casa di mia nonna è molto trafficata. Ci sono molte auto e il traffico è lento. Deve essere frustrante. Anche a me non piacciono le strade affollate. Sì, e l'autobus che prendo è spesso in ritardo. A volte devo aspettare a lungo. Aspettare non è mai piacevole. Devi camminare a lungo dalla fermata dell'autobus fino a casa di tua nonna. Sì, devo. Quando scendo dall'autobus devo camminare per circa 15 minuti. Il sentiero non è molto bello. A volte è fangoso e dissestato. Questo rende il viaggio ancora più scomodo. È anche noioso. Sì, è molto noioso. Il paesaggio non è interessante. Vedo sempre le stesse case e negozi ogni volta che ci vado. Vorrei che ci fossero più alberi o parchi lungo il percorso. Capisco. A me piacciono i viaggi in cui posso vedere panorami belli. Ti senti mai insicura durante quel viaggio? A volte sì, la strada è stretta e ci sono molte auto veloci. Mi sento nervosa quando attraversa la strada. Non è una buona cosa. Un viaggio dovrebbe farti sentire al sicuro e rilassata. Esatto. Non mi piace nemmeno che l'autobus sia a volte molto affollato. Devo stare in piedi e aggrapparmi forte. È scomodo. Anche a me non piacciono gli autobus affollati, preferisco sedermi e avere un po' di spazio. Sì, sedersi rende il viaggio molto migliore. Cerco sempre di sedermi vicino al finestrino quando posso, ma non è facile. Capisco. Visiti spesso tua nonna, anche se non ti piace il viaggio. Sì, la visito. Voglio molto bene a mia nonna e lei mi rende sempre felice quando la visito. Ma il viaggio è un po' pesante. È vero. A volte facciamo cose che non ci piacciono perché amiamo la persona che andiamo a trovare. Già, vorrei che il viaggio fosse più breve o più piacevole. Forse potrei prendere un percorso diverso la prossima volta. Hai pensato di usare un autobus diverso o un treno? Ci ho pensato, ma la stazione dei treni è ancora più lontana da casa mia. Dovrei camminare di più. Questo è un problema. A volte l'alternativa non è migliore. Sì, mi sento bloccata. Voglio vedere mia nonna, ma il viaggio mi stanca. Capisco come ti senti. Forse puoi provare a pianificare le tue visite in un orario in cui il traffico è più leggero. È una buona idea. Proverò ad andare al mattino, quando le strade sono meno trafficate. Spero che questo aiuti. Un piccolo cambiamento di orario può fare una grande differenza. Controllerò anche l'orario dell'autobus per vedere se c'è un autobus meno affollato a quell'ora. Sembra un buon piano. Spero che il tuo prossimo viaggio verso casa di tua nonna sia migliore. Grazie, Liam. Apprezzo il tuo consiglio. Anche se non mi piace il viaggio, non vedo l'ora di vedere mia nonna. Lei rende lo sforzo ripagato. È bello che tu abbia un rapporto così stretto con tua nonna.
L'amore rende qualsiasi viaggio degno di essere fatto, anche se non è piacevole. Sì, è vero. Continuerò a visitarla e cercherò di rendere il viaggio più facile la prossima volta. Forse potrei portare un libro da leggere sull'autobus. Questo potrebbe far passare più in fretta il tempo. È un'ottima idea. Leggere un libro può rendere un viaggio noioso più interessante. Sicuramente lo proverò. Grazie per avermi ascoltato, Liam. A volte aiuta a parlare di cose che non ci piacciono. Di nulla, Mia. Sono sempre qui per ascoltarti. Ho anche alcuni viaggi che non mi piacciono. Vuoi ascoltarli? Sì, mi piacerebbe ascoltare i tuoi viaggi. Un viaggio che non mi piace è quello verso casa di mio cugino. Non è molto lontano, ma la strada è molto tortuosa e mi fa venire le vertigini. Non sembra piacevole. Anche a me non piacciono le strade tortuose. Un altro viaggio che non mi piace è quello verso il centro città. Devo prendere un autobus che è sempre in ritardo e molto affollato. È una lunga attesa e il viaggio in autobus è scomodo. Capisco. Mi sento allo stesso modo riguardo al mio viaggio verso casa di mia nonna. È anche affollato e a volte in ritardo. Penso che molte persone abbiano viaggi che non gradiscono. Fa parte della vita. Sì, è vero, ma possiamo sempre cercare modi per renderli migliori. Esattamente. Possiamo pianificare meglio i nostri viaggi e magari scegliere orari o percorsi diversi. Proverò a pianificare la mia prossima visita a mia nonna quando il traffico è leggero. Spero che questo renda il viaggio più facile. Farò lo stesso per i miei viaggi. Grazie per aver condiviso la tua esperienza con me, Mia. Grazie per avermi ascoltato, Liam. Mi sento meglio a parlarne. Sono felice di poter condividere i nostri pensieri e aiutarci a vicenda. Anche se non ci piacciono alcuni viaggi, possiamo imparare da essi e trovare modi per migliorare le nostre esperienze di viaggio. Sì, ogni esperienza può insegnarci qualcosa. Non vedo l'ora di sentire della tua prossima visita a tua nonna. Spero sia migliore dell'ultima. Te lo farò sapere. Forse la prossima volta ti parlerò del bel tempo trascorso con mia nonna, anche se il viaggio è stato difficile. Ne sono sicuro. Mi piacciono sempre le nostre chiacchierate sui viaggi e sulla vita. Grazie, Liam. Apprezzo davvero la tua amicizia. Rende anche i viaggi più difficili più facili. Di nulla, Mia. Sono felice di essere tuo amico. Continuiamo a condividere le nostre esperienze e ad aiutarci. Sì, facciamolo. Pianificherò attentamente la mia prossima visita e magari porterò un libro da leggere sull'autobus. È una grande idea. Leggere può far passare rapidamente il tempo. Proverò anche ad ascoltare musica. Rende sempre il mio viaggio più piacevole. La musica è una buona scelta. Può farti sentire rilassata anche su un autobus affollato. Sono d'accordo. Grazie per il suggerimento, Liam. Proverò a farlo la prossima volta. Di nulla, Mia. Spero che il tuo prossimo viaggio sia migliore e che tu ti diverta con tua nonna. Grazie, Liam. Non vedo l'ora. Ti parlerò più tardi di come è andata. Sono sicura che sarà una buona esperienza, anche se il viaggio non è perfetto. Sì, ogni visita ne vale la pena perché puoi vedere tua nonna. Anche io la penso così riguardo a mio cugino. Anche se il viaggio è difficile, il tempo trascorso con la famiglia è sempre speciale. È vero, la famiglia è importante e troviamo sempre un modo per rendere lo sforzo ripagato. Sono d'accordo. Grazie per aver condiviso il tuo viaggio con me oggi, Mia.
Ho imparato molto e spero che tu ti senta meglio riguardo alla tua prossima visita. Grazie, Liam. Mi sento meglio. Parlarne mi fa pensare a modi per migliorare il mio viaggio. Sono felice che possiamo parlare di cose che non ci piacciono e trovare soluzioni insieme. Rende la nostra amicizia più forte. Sì, è vero. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Forse la prossima volta possiamo parlare di un viaggio che ci piace. È una buona idea. Ho molti viaggi che mi piacciono anch'io. Pianifichiamo di condividere le nostre migliori esperienze di viaggio la prossima volta. Sarò felice di farlo. Grazie ancora, Mia. Ti auguro un viaggio sicuro e piacevole nella tua prossima visita a tua nonna. Grazie, Liam. Auguro il meglio anche a te nei tuoi viaggi. Sono sicura che entrambi troveremo modi per rendere i nostri viaggi migliori. Sì, faremo così. Ci vediamo la prossima volta per parlare di più dei nostri viaggi. Non vedo l'ora. Buona giornata, Liam. Buona giornata, Mia. Abbi cura di te. Arrivederci. Arrivederci. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.